Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa che ho chiamato Olimpia. Per la borsa Olimpia ho realizzato il punto chevron. È un punto di grande effetto e può essere realizzato anche dalle principianti. Ho impreziosito, vedete, la borsa con dei manici in bambù da 15 cm. Ai due laterali ho posizionato due bottoni magnetici. Ho realizzato inoltre una fodera di feltro per rendere la borsa più rigida. Per il tutorial di oggi uso questo cordino tie, che è una rocca da 500 grammi 600 metri, quindi veramente un'ottima resa da 2 mm. Il colore è il verde bottiglia e lo trovate disponibile sullo store di Lacaria Ricami. L'acquisto dalla Lacaria Ricami è veramente vantaggioso. Oltre ad avere questi bellissimi filati per le borse, trovate disponibili anche altri filati di noti marchi. In più la spedizione è gratuita a partire da 19 euro e c'è la raccolta punti, grazie alla quale riceverete tanti vantaggi. Inserendo il nome del tutorial nel momento dell'ordine sul sito di Lacaria Ricami riceverete 10 punti omaggio in più alla raccolta punti. Nel box informazioni trovate tutti i link per acquistare questo filato. Prima di passare al tutorial vi ricordo che ho reso disponibile su Amazon dei quaderni di appunti all'uncinetto. C'è la versione media in bianco e nero da 6,99 euro, la versione grande in formato A4 a colori da 9,99 euro e la versione più piccola sempre in bianco e nero da 6,95 euro. All'interno di ognuno di questo quaderno di appunti avrete la possibilità di annotare tutti i dettagli dei vostri progetti, il numero di catenelle, il multiplo dei dettagli e infine ci sono anche delle pagine per delle note aggiuntive. Per le uncinettine che preferiscono avere sotto mano e scritto il tutorial, io ho messo a disposizione il libro 21 progetti creativi. È un altro piccolo libro di 5 progetti borse. Sono ispirati dal mio canale YouTube. Nel box informazioni vi metto tutti i link utili per scegliere il vostro preferito. Per la borsa di oggi noi dobbiamo andare a realizzare, vedete, questo punto che è il punto chevron ed è un punto su un multiplo di 10. Nel mio caso ci sono varie modalità per realizzare questo punto. Io lo realizzo su un multiplo di 10, quindi significa che noi dobbiamo mettere 10 più 10 più 10 fino a raggiungere quella che è la nostra larghezza. Per l'altezza dipenderà dal laterale che dobbiamo andare a realizzare, quindi io adesso vi do tutte le misure ovviamente che sviluppo io e vado a lavorare il punto chevron in coste. Come potete vedere, guardate, si forma questa treccina e quindi l'effetto visto così, vedete, è in 3D, quindi abbiamo questo più sollevato rispetto a questo, vedete, più rientrato. Io ho realizzato 50 catenelle più 3 più 2 ed ho una larghezza di 29 cm. Adesso vi faccio vedere come andare a realizzare la lavorazione e poi andiamo a proseguire fino a una certa altezza. Quindi mettiamo su le nostre 50 catenelle e uncinetto 3,5. Adesso guardate, questo è praticamente il primo punto di lavorazione. Io che cosa faccio? Faccio 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro, vedete, sempre nella stessa e lavoro un'altra maglia alta. Quindi avremo, guardate, la prima e la seconda maglia alta, un aumento. Adesso in ogni punto lavoro le maglie alte divise così. Abbiamo lavorato 1 e 2, quindi 3 sul secondo punto, 4 e 5 maglie alte. Questo significa che io ho lavorato 5 maglie alte, ma la prima, vedete, un aumento, quindi lavoro nei primi 4 punti sempre, ok? Adesso iniziamo con quella che è una diminuzione. Filo sull'uncinetto, salto, guardate, 2 punti, entro nel prossimo e lavoro una maglia alta. Quindi abbiamo,
vedete, realizzato una diminuzione. Adesso dobbiamo lavorare sempre un totale di 4 maglie alte, quindi la prima l'abbiamo lavorata, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta. Vedete? Adesso un aumento, che sono 2 catenelle, e andiamo subito a lavorare, vedete, nel punto dopo, e lavoriamo sempre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Ed ecco, vedete che già si vede la nostra onda. Ok, adesso se qui abbiamo lavorato la diminuzione, qui l'aumento, di nuovo la diminuzione, filo sull'uncinetto, salto di nuovo i 2 punti e lavoro le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi qui abbiamo effettuato, vedete, la diminuzione, qui andiamo ad effettuare l'aumento, quindi 1 e 2 catenelle per il nostro aumento. E adesso guardate, subito nel punto dopo, quando facciamo l'aumento, lavoriamo le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Se qui abbiamo lavorato l'aumento, nel prossimo la diminuzione, quindi salto, guardate, i 2 punti, e se ho lavorato correttamente ho gli ultimi 4 punti della riga, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E nell'ultimo punto lavoriamo un'altra maglia alta, quindi noi alla fine del lavoro e all'inizio avremo sempre, guardate, 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5, e anche qui 2, 4 e 5, quindi terminiamo e iniziamo con 2 maglie alte. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e di nuovo, guardate, nel primo punto qui ho la prima maglia alta, entro in coste, quindi vedete, prendo la solina esterna e lavoro un'altra maglia alta, quindi abbiamo, vedete, 2 maglie alte, lavoro la terza maglia alta, lavoro la quarta maglia alta e lavoro la quinta maglia alta, quindi ho un totale, vedete, iniziali di 5 maglie alte. Adesso qui ho la diminuzione. Dove ho la diminuzione io vedo, guardate, vedo le 2 catenelle, ho la diminuzione, salto questi 2 punti e entro nel terzo e lavoro sempre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte in coste, sempre tutto in coste. Ok, questo, vedete, è il nostro aumento, quindi la quarta verrà lavorata sulla catenella. Vedete, qui ho l'aumento, le 2 catenelle, quindi la quarta la lavoro sulla catenella. Adesso 2 catenelle che saranno l'aumento, filo sull'uncinetto, e la prima, vedete, va lavorata sull'altra catenella e lavoro la prima maglia alta da quest'altro lato. Dobbiamo lavorare sempre un totale di 4 maglie alte, quindi 1, questa è la seconda, 2, 3 e 4 maglie alte. Adesso qui abbiamo, guardate, la diminuzione, quindi saltiamo questi 2 punti, entriamo nel terzo e di nuovo 4 maglie alte. 1, 2, 3
e la quarta maglia alta, vedete, viene lavorata su una delle 2 catenelle. Ed ecco, guardate che la lavorazione segue perfettamente quella sottostante, e nei lati, come potete vedere, la lavorazione deve proseguire dritta. Ok, se vedete che tira, aumenta o diminuisce, state sicuramente facendo qualche errore. Aumento, quindi 2 catenelle, e di nuovo la prima, vedete, la lavoro sulla seconda catenella, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo diminuzione, salto questi 2 punti, filo sull'uncinetto e lavoro 1, 2, 3 e 4. E ovviamente qui aggiungiamo l'aumento, quindi aggiungiamo un'altra maglia alta nell'ultimo punto, perché termineremo sempre con 5 maglie alte. E come potete vedere, guardate, qui è dritto e qui è dritto. Adesso 1, 2 e 3, e nello stesso punto lavoriamo in coste, vedete, prendendo solo la solina esterna, la seconda maglia alta dell'aumento. Adesso un'altra maglia alta, un'altra maglia alta e ancora, vedete, un'altra maglia alta, per un totale 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso saltiamo i 2 punti per la diminuzione, entriamo nel prossimo e di nuovo lavoriamo le nostre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e la quarta, vedete, è sulla prima catenella, quindi qui abbiamo l'aumento, 2 catenelle per il nostro aumento e la prima, vedete, da quest'altra parte la lavoriamo sulla seconda catenella, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Adesso qui abbiamo la diminuzione, saltiamo questi 2 e di nuovo, vedete, 1, 2, 3 e 4. E qui, guardate, abbiamo lavorato la quarta, vedete, nella prima catenella, di nuovo 2 catenelle per l'aumento e da capo la prima sulla seconda catenella e così via. 2, 3 e 4. Qui abbiamo la diminuzione, quindi noi ce ne accorgiamo, vedete, perché dove abbiamo la diminuzione, qui abbiamo le 2 catenelle volanti qui sotto e anche qui, vedete, abbiamo le 2 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo queste 2 e lavoriamo 1, 2, 3 e 4. E nell'ultima lavoriamo sempre 2 maglie alte, vedete, abbiamo sempre 1, 2, 3, 4 e 5 e di qua abbiamo sempre 1, 2, 3, 4 e 5, mentre al centro della lavorazione 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ovviamente per il pannello della borsa andiamo a mettere su 50 catenelle,
ok? Io adesso vi ho fatto vedere con un piccolo campione la lavorazione, quindi andiamo a mettere su le nostre 50 catenelle più le 2 catenelle che saranno ovviamente la prima maglia alta, e andate a ripetere la lavorazione finché non arriviamo ovviamente all'altezza desiderata. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho lavorato un totale di 34 righe che in altezza sono 53 cm e 29 cm di larghezza. A questo punto vedete, io adesso devo andare a lavorare in maniera che questa parte non abbia più questa forma ad onde, per fare in modo che combaci con l'altra parte, perché vedete questa lavorazione non ha le stesse onde da un lato e dall'altro, vedete, quindi non combacio. La parte, vedete, a punta del retro corrisponde con la parte, vedete, della diminuzione, quindi noi andiamo a fare in modo che le due parti siano praticamente uguali, quindi dritte. Allora lavoriamo così: 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro e non aumentiamo, quindi io non lavoro 2 maglie ma semplicemente le 3 catenelle che saranno una sola maglia alta. Nel prossimo punto, quindi in questo, vedete, io entro sempre in coste e lavoro una maglia alta, e adesso guardate, lavoro maglia alta in ogni punto. Quando arrivo dove ho la diminuzione io semplicemente lavoro le maglie alte, quindi non diminuisco più. A questo punto arrivo dove ho il mio aumento, quindi vedete le 2 catenelle, e qui salto questi 2 punti e semplicemente lavoro una maglia alta su ogni maglia alta. Ed ecco qui, vedete come la parte sopra diventa dritta. E adesso qui ho le diminuzioni, ma non faccio nessuna diminuzione, lavoro la maglia alta su ogni maglia alta. E di nuovo, vedete, quando arrivo dove ho le 2 catenelle, lavoro una maglia alta su ogni maglia alta. Qui ho le 2 catenelle, io le salto, vedete, e lavoro in quella dopo. Ed ecco il risultato. Adesso dovete andare a proseguire così per tutta la riga, ovviamente. Adesso arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, filo sull'uncinetto, e io lavoro una sola maglia alta in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo andare a realizzare un giro di maglie tutto intorno al nostro pannello. Quindi che cosa faccio? Adesso mi trovo qui, vedete, entro nella maglia alta e lavoro 2 maglie basse. Mettiamo un marcapunti per ricordarci dove abbiamo iniziato la lavorazione, per non confonderci. Adesso guardate, in ogni spazio da una maglia alta lavoriamo 2 maglie basse. Quindi abbiamo, guardate, la maglia alta, io entro semplicemente e lavoro 2 maglie basse. E questo in ogni spazio da una maglia. Vedete, quindi andate a controllare bene gli spazi, allargate un po' con le mani se avete difficoltà ad individuarli. Eccoli qua, vedete, dovete lavorare nello spazio da una sola maglia alta. Ed ecco qui come risulterà. Andate a proseguire fino ad arrivare ovviamente qui e lavoreremo alla stessa maniera. Vedete, quindi faremo la stessa lavorazione di maglie alte, quindi arrivate qui, lavorate 3 catenelle, faremo la stessa lavorazione e poi di nuovo maglie basse fino ad arrivare da questo lato, quindi arriverete al lato opposto dove avete messo il marcapunti. Arrivo, guardate, sulla parte opposta, dall'altro lato, qui noi praticamente abbiamo lavorato la prima riga, vedete, di maglie alte dritte. Entro attraverso la maglia alta da 3 catenelle e lavoro le mie 2 maglie basse. Taglio un filo un pochino più lungo e tiro così, in questa maniera qui. E questo filo vado poi ad usarlo per chiudere poi dopo il laterale. Adesso guardate, dove ho qui
vedete, questa maglia alta, tiro il filo in questa maniera qui e poi lo faccio ripassare da questa parte ed ecco qui. E in questa maniera abbiamo praticamente creato un pannello, vedete, che ha sia i laterali per andare dopo a cucire il nostro laterale e ha la parte del sopra, vedete, dritto. A questo punto, vedete, noi dobbiamo evidenziare al centro della borsa quelli che sono i centimetri per il nostro fondo. Nel mio caso sono circa 9 centimetri. Che cosa ho fatto? Io ho contato, vedete, delle righe, quindi ho contato 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E la stessa cosa da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi isolo 15 righe da un lato e 15 dall'altro. Questa parte, vedete, queste righe qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le 6 righe centrali saranno il nostro fondo. Ovviamente dobbiamo avere lo stesso numero di maglie di qua e lo stesso numero di maglie di qua e la stessa cosa facciamo da quest'altra parte. E adesso guardate dove ho il marcapunti, inizio ad agganciarmi e a lavorare il mio laterale. Per il laterale mi aggancio qui, vedete, prendendo 2 asole e lavoro. Tre catenelle, filo sull'uncinetto, entro, guardate, non in questo che ho già lavorato, ma entro in quello dopo e lavoro in coste, quindi prendo solo l'asola esterna e la stessa cosa, vedete, in ogni punto. Quindi prendiamo solo l'asolina esterna. Fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo l'altro marcapunti. Arrivo dove ho l'altro marcapunti, lo tolgo e qui mi aggancio e prendendo entrambe, vedete, le asole. Ora sempre 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto e io lavoro, vedete, sempre prendendo la solina esterna, quindi lavoro sempre in coste la mia lavorazione. Quando arriviamo nell'ultimo punto, lavoriamo l'ultima maglia bassa. Io ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maglie alte. Adesso di nuovo 1, 2 e 3. Giriamo il nostro lavoro e di nuovo, vedete, in coste. Lavoro sempre una maglia alta in ogni maglia alta. E andrò a proseguire in questa maniera qui fino a raggiungere, vedete, l'altezza corrispondente al mio pannello. Ho lavorato un totale di 15 righe, quindi arrivo qui e semplicemente, vedete, vado a nascondere il filo in questa maniera qui.
e lo nascondiamo sul retro del lavoro. Adesso a questo punto vado a fare un giro tutto intorno e lo vado a fare soprattutto per aiutare le principianti, perché volendo noi possiamo già cucire senza fare nessun giro intorno al nostro laterale. Per le più esperte sarà facile fare questo, per le meno esperte magari più difficile. E quindi vedete, inizio da dove ho, questa è la prima, vedete, maglia alta, io mi aggancio qui con il filo in una delle maglie, in questa maniera, entro all'interno della prima riga, vedete, di maglie alte e lavoro la prima maglia bassa e una seconda. Adesso sulla seconda, vedete, maglia alta, all'interno lavoro 2 maglie basse, sulla prossima maglia alta faccio la stessa cosa, lavoro sempre, vedete, delle maglie e così su ogni riga. Ed ecco, guardate, quindi andiamo a continuare fino all'angolo. Quando arriviamo alla fine, vedete, arrivo qui, lavoro le 2 maglie alte, tagliamo un po' di codino e poi andiamo a chiudere il punto in questa maniera qui. Saltiamo sempre un punto e chiudiamo in quello dopo. Entriamo da dietro, tiriamo il nostro filo e poi lo andiamo a nascondere all'interno della lavorazione. Ed ecco qui. E adesso ci agganciamo da quest'altra parte, vedete, facciamo la stessa cosa per fare in modo, vedete, che la lavorazione ovviamente venga sullo stesso lato, quindi facciamo, vedete, di questo lato il nostro dritto, io devo, vedete, agganciarmi qui, quindi non mi aggancio dal basso ma mi aggancio dall'altro in questa maniera e vado ad agganciare il filo, faccio una catenella, entro all'interno e lavoro una maglia all'interno della maglia alta, quindi andate a individuare la maglia alta, eccola qua, e lavoro una maglia bassa. Questa, vedete, dove ci siamo agganciati la faremo risultare come maglia a catenella. Adesso attraverso ogni maglia alta 2 maglie basse fino ad arrivare alla fine. Una volta, vedete, che ho lavorato le 2 maglie basse intorno all'ultima maglia alta, tagliamo il filo e andiamo a chiudere in questa maniera, quindi agganciamo, vedete, così all'ultimo punto, entrando sempre al centro e poi andando a nascondere il filo all'interno. E così, guardate, abbiamo cucito, vedete, il nostro, abbiamo decorato e quindi rifinito il nostro laterale, che è perfettamente, vedete, della stessa altezza, ok, perché lavoriamo tutte maglie alte sia di qua che di là e ovviamente anche da questa parte. Adesso andate a ricreare lo stesso laterale da quest'altro lato facendo la stessissima lavorazione. Una volta che abbiamo terminato, vedete, entrambi i laterali, questo sarà il risultato. Adesso, prima di andare a cucire, andate a tagliare la sagoma della vostra fodera, che può essere di stoffa o di feltro se desideriamo avere una borsa più rigida. Adesso, guardate, con la codina che io ho lasciato qui, accosto, vedete, in questa maniera sulla parte dritta, vedete, questo è il dritto del lavoro, e vado di fronte in questa maniera qui, e qui cerchiamo già, vedete, di andare a fermare la lavorazione in questa maniera, così, vedete, guardate, così,
entriamo anche sopra magari in questa maniera e poi iniziamo a cucire in ogni punto. Ed ecco qui, adesso guardate bene, io entro in un lato e poi nell'altro, così prendendo le due soline, queste qua interne, così, e faccio la stessa cosa, vedete, con queste. Una volta vedete che io ho terminato la cucitura, ovviamente andiamo a nascondere il filo all'interno e guardate com'è bello il risultato. Vedete che risulterà nei lati in questa maniera qui. Una volta vedete che noi abbiamo cucito i due laterali, questo sarà il nostro risultato. Adesso non ci resta che andare a fare un giro di maglie sul bordo. Io inizio da questa parte, vedete? È indifferente da dove iniziate ovviamente, e carico il filo, una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, e lavoro una maglia bassa, vedete, in ogni punto. Arrivo, guardate, nei lati della borsa, salto il punto, vedete, dove c'è la cucitura ed entro nell'altra maglia bassa in questa maniera. E adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa e lavoro fino ad arrivare, vedete, nell'altro angolo. Quando arrivo nell'angolo, vedete, lavoro il punto definito, salto se non c'è un punto definito, come qui, vedete, qui non vado a lavorare ma vado direttamente sulla maglia bassa, e così devo lavorare per ogni punto. Ok, vedete, il bordo va a diventare più definito, quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, guardate, dove ho il punto qui, non è del centro, vedete, non definito, quindi io faccio in questa maniera qui, chiudo sul punto iniziale, una catenella, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa, e qui andiamo a rimettere il nostro marcapunti. Adesso io vado a proseguire, vedete, lavorando qualche riga di maglia bassa sul bordo, possono essere 3, 4, dipende come vi piace, come preferite, diciamo, l'altezza del bordo della borsa. Io adesso vado a proseguire per altre righe. Quando arriviamo qui chiudiamo sempre alla stessa maniera, maglia bassissima e di nuovo maglia bassa nello stesso punto. Quando arriviamo, vedete, al punto dove abbiamo il nostro marcapunti, tagliamo il nostro filo, togliamo il marcapunti, io prendo un ago con la cruna tonda, vedete, apposta per le borse, salto questo punto, guardate bene, vedete, lo salto questo ed entro in questo. Si fa così per evitare lo scalino, entro al centro e chiudo la mia lavorazione, e ovviamente poi andiamo all'interno e andiamo a nascondere il filo.
ed ecco qui, ok. Ovviamente questo tipo di cordino possiamo saldarlo anche con accendino. Ho lavorato un totale di 1, 2 e 3 righe di maglie basse che in centimetri sono circa, voglio dirvelo, 2 centimetri, quindi non ho fatto un bordo molto alto. A questo punto vedete, io ho foderato la mia borsa. Sul canale voi trovate diversi video tutorial su come realizzare la fodera di feltro. Ovviamente prima, come già vi avevo suggerito, prima di andare a cucire i laterali voi tagliate già la sagoma, e come si va a cucire la borsa si va a cucire alla stessa maniera ovviamente anche la fodera, e poi va inserita all'interno e cucita. Allora adesso noi dobbiamo andare a prendere una misura che corrisponda, vedete, a questo tipo di manici. Ovviamente potete fare qualsiasi tipo di manico. Nel box informazioni trovate dei tutorial proprio per realizzare dei manici con il cordino. Io che cosa faccio? Vado a centrare prima il centro della borsa e poi più o meno prendo la misura. Una volta che ho preso la misura, vi dico già che misura ci occorre per i nostri manici, che in centimetri sono 15 centimetri. A questo punto sia da una parte, vedete, che dall'altra vado a evidenziare, vedete, i 15 centimetri con dei marcapunti. Poi dopo, guardate, io vado ad inserire semplicemente l'anello del manico che nei lati con un giravite io vado a svitare, e poi praticamente lo metto corrispondente, vedete, al marcapunti, quindi quanto più corrispondente al marcapunti potete metterlo. Fatto questo, poi prendiamo il nostro manico e lo andiamo ad avvitare. Ovviamente se mettiamo la fodera di feltro possiamo far passare l'anello anche attraverso il feltro facendo un semplice foro, così ovviamente i manici non vanno, vedete, sono abbastanza resistenti, ma anche attraverso questo bordino va bene, perché ovviamente il manico andrà a reggere perché abbiamo il rigo di maglie basse. Adesso vedete, una volta che io ho posizionato i miei gli anelli, vado a fare in questa maniera qui e poi vado ad infilare l'anello, la vite attraverso l'anello, e poi una volta che ho individuato il foro con il mio giravite vado a girare e ad avvitare. Una volta che abbiamo avvitato, vedete bene bene, facciamo la stessissima cosa anche da quest'altro lato. Una volta vedete che ho avvitato anche quest'altra vite al manico, questo sarà il risultato. Ovviamente adesso andiamo a fare la stessissima cosa anche dall'altra parte. A questo punto la nostra borsa è terminata. Io vi ringrazio di aver visto il tutorial e vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me le vostre creazioni ispirate ai miei tutorial. Vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.